Ok, abbiamo iniziato. Ciao Monica, siamo qui con Michela. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sembra essersi miniaturizzata ed è entrata dentro un acquario salato e sta nuotando accanto a dei pesci azzurri, dei coralli, c'è anche qualche anemone. Ti dà l'autorizzazione? Sì, lei è dietro a questo vetro dell'acquario. Come te la dà? Mm, Non è che sta proprio parlando, però sta facendo dei movimenti mm, di entusiasmo, insomma, di assenso. Va bene. Qual è il progetto, il nome del progetto di Michela? A me viene bavaglio. È una vita in cui lei ha potuto solo molto parzialmente esprimere se stessa. E quando ha provato ad essere un pochino più autentica, è stata messa a tacere a diversi livelli, diciamo, a livello privato, a livello più esteriore, lavorativo, anche a livello familiare. Vibrazione di Michela. Prima sessione. 3,5, Consapevolezza. 142, Anima. 43, Vite. 2035, Cervello. 9,5. Una delle capacità medianiche di Michela con questo 9,5. Ha a che vedere con i libri, non so in che senso. Ehm, Come se la scrittura e la lettura le espandesse, diciamo così, la coscienza. Non saprei come si chiama, questo tipo di facoltà. Mhm. Riesce poi a viaggiare, diciamo così, sia attraverso la scrittura che attraverso la lettura, in altre dimensioni, in altri luoghi, in altre epoche. Suscettibilità ipnotica. Quanto si potrebbe lasciare andare in un'ipnosi? Al momento 34, 3D. 65, 65, Vivacità animica. 95, Nome della PS, nome dell'anima. neve, Lo spirito. sale, Le famose entità eteriche di Michela. Andiamo velocissimi, eh? un leone che è come se la minacciasse di ingoiarla in un sol boccone. Poi c'è un albatros, bellissimo, che le dice che comunque lui è speciale, lui sì che sa volare, lui sì che è diverso. E lei invece lì è giù, è piccola ed è una qualunque. Poi c'è un maiale del secondo universo che è come se la facesse stare in luoghi in cui è a disagio e allo stesso tempo è tenuta un po' a distanza da alcune persone. Ehm, Poi c'è anche, non so, io vedo Gesù, no? Lei dice che ha sognato Dio, eccetera.
sai, comunque Gesù è Dio fatto uomo, lo vedo in croce come se la invitasse alla sopportazione, alla pazienza, alla tolleranza nonostante tutto. Quindi la provoca anche in questa maniera. E comunque a mantenere alta la dignità nonostante il dolore. E poi c'è tipo una sfinge piazzata in mezzo al deserto, sempre come entità del secondo universo. Mentali. La prima si chiama organizzazione. Questa entità mentale fa sì che lei abbia proprio bisogno di una specie di pianificazione della propria vita, ma anche proprio delle proprie credenze, dei propri schemi mentali. Cioè lei ha bisogno proprio di una serie di incastri, di quadri di riferimento, di cassetti in cui mettere i concetti. Perché questo le dà più tranquillità. Mm? Nel momento in cui si aggiunge, diciamo così, un elemento imprevisto, lei tende ad andare un po' in ansia. E diciamo che è anche un tipo di organizzazione che è parte di una certa rigidità, diciamo così, atteggiamento rigido nei confronti della vita e delle persone, mm? Anche categorico. Che livello? Dipende dai momenti, può variare dal 4 al 6 e dalle circostanze, ovviamente. Mm. Poi c'è questo come si chiama? Imbroglio. Questa entità mentale le ha voluto sotto alcuni aspetti mantenere la capacità di discernimento parziale. Questo perché almeno questa entità mentale ha la possibilità di far incontrare a Michela delle persone che cercano di manipolarla e di ingannarla. Mm? Questo sia in ambito, diciamo così, lavorativo che in ambito, diciamo così, sentimentale, privato, ma penso anche a volte è caduto anche nelle amicizie. Mm? Per cui è come se lei non riuscisse a captare, no? La persona che ha davanti. Mm? Direi di livello 4, a volte anche 5 in alcune circostanze. Poi c'è un'altra che si chiama soppressione. Questa entità mentale è come se avesse soppresso una parte di spontaneità di Michela, di naturalezza. Soppressione anche nel senso che questa entità mentale, mh, che ben si lega al progetto bagaglio, la porta proprio a dover a volte sopprimere la propria voce, suo malgrado. Mm, a volte è proprio come se non avesse più l'occasione per poter comunicare se stessa. Non c'è più la circostanza, per poter esprimere davvero autenticamente chi è. Direi livello 5. Ci sono degli impianti? Ecco, Eh sì. siamo da soli o mal accompagnati? Siamo mal accompagnati, sì. Sì, sì. Ah, c'è come impianto mentale un piatto. È un piatto da portata in cui, come se le entità mentali depositassero vari tipi di pietanze. E questa in qualche modo è anche una specie di beffeggio, no? Rispetto al periodo di anoressia che Michela stessa ha vissuto, no? Per questo che l'impianto mentale si presenta così, perché è un modo comunque per far rimanere Michela agganciata, almeno da un punto di vista emotivo, a un periodo grosso di difficoltà che lei ha avuto, che richiama proprio anche una carenza affettiva, no? Che è diventata poi carenza alimentare. Io vedo anche una specie di sasso
che è tra i genitali e l'intestino, mm? Che crea come una sorta di pesantezza, sia come dirti a livello digestivo, che proprio a livello di gestione della sessualità. Mm? Eh, E poi il seno sinistro è come se fosse un po' schiacciato da, presente il macchinario per fare la mammografia. Mm, basta. Mm, Poi c'è un elastico a livello delle cosce che tiene unite le due cosce. Poi basta, sì. Basta. Sia prima che poco fa, quando ci parlava dei punti, abbiamo sentito l'eco. Lei parlava di nemici politici, no? Nemici. C'è qualcuno che ci sta seguendo? Mm, allora, non direttamente i politici, ovviamente, Mm? ok? È come se fosse una specie di gruppo di censura. Visto che lei affronta temi scottanti da un punto di vista geopolitico, mm, ehm, c'è questa specie di gruppo di censura Mm? che riesce a volte, non solo quest'oggi, con le sessioni di Michela, Si stanno però a ascoltando? sì, sì, certo. Come si chiamano? Hanno un nome? Fact checkers, no? Sì, E esatto, però qua, sto... esatto, loro sono dei fact checkers, però qua si chiamano big fact checkers. Dove lavorano? Fuori dall'Italia, adesso mi Ti- viene Austria. Che titolo di studio hanno questi qua? Sai che si dice che questi qua hanno sempre la terza media, la quinta elementare o comunque delle grosse lacune e sono fact checkers. Questi sono diplomati, Ah, ma con uno con una laurea, niente, no, no, diplomati, sono diplomati. Quanto vengono pagati al mese? 2000. E che devono fare come lavoro? In realtà è come se loro avessero dei prefiltri, mi fanno vedere, quindi come dei comandamenti, no, da seguire, quindi di argomenti che vanno cassati, che non vanno toccati, eccetera. E quindi ogni articolo è come se passasse all'interno di questo filtro. Mm, Se adesso me ne fa vedere 10, proprio come se fossero i 10 comandamenti, no? Se già sei a 5 filtri non promossi, diciamo così, l'articolo e il post viene bocciato. mm. Loro conoscono il mio canale? Solo uno di questi. Ok. In generale c'ho gente che mi controlla. Già, vedi che non ti ho più sentito. Hai gente che ti controlla, direi proprio di sì, perché Mm. non ho sentito parte della tua parola. Chiamali. Eh, Questo assomiglia a un gallo, non so perché è come se non volesse mostrarsi, quindi si manifesta come se fosse un gallo cedrone, 17.131 iscritti, quanti sono realmente? intorno ai 19.500. Mm. Continuano a scendere ciclicamente, poi risalgono un po', Sì, è senza come nessuna se ti logica. facessero degli strike, dice, usa proprio la parola strike. Mm. Visualizzazioni medie, 1000, 2000.
come se loro potessero togliere il 15-20% reale. Mm. Perché non mi fanno chiudere? Fino ad ora non sei così pericoloso. Quando divento pericoloso? Diventi fastidioso. Quando divento pericoloso? Eh, ecco, vedi, diventi pericoloso se vai a toccare il nord Europa. Mm. Loro c'entrano con tutta l'Italia? Gabri Ponte? Sì. Ricordiamo che abbiamo messo sui social una previsione circa la molto probabile vittoria di Gabri Ponte, secondo tutta una serie di ragionamenti, di linee temporali, ma l'hanno fatto arrivare ultimo, quando aveva in realtà ottime probabilità addirittura di vincere. No, non è arrivato quarto, quinto, diciassettesimo, quindicesimo, ultimo, Loro infatti sono proprio in Austria, che è arrivato prima. giusto? Va bene. Cosa serve per diventare pericoloso a me? È come se tu dovessi toccare la corona svedese, comunque lì del nord Europa. E a quel punto mi chiudono il canale? Dipende qual è, il modo in cui tu ti approcci a questo. Mm. Il militare mio concorrente e quello delle rose mio concorrente sono d'accordo con loro? Allora, delle rose ha detto è un coglione. Oddio, mi cadono le cuffie. Quindi non è un problema, no? No, Per loro. no. Dell'altro dice è un partner. È un partner, ecco. Va bene. Vabbè, scusa. Non pensavo tu dicessi le parolacce, Monica. Allora, abbiamo visto questa cosa che vale anche per Michela. E mo, Michela, ci divertiamo. Andiamo ai sogni di Michela. Facciamo il cinema dei sogni, ok? Prima di chiamare tutte le persone vive nel loro cinema, e chiamiamo microfono, occhio di bue, entri Samael, il demone. Yeah! Le Sì, è ali come nere. se, sì, come fosse l'Albatros che si è trasformato da Albatros Ah, e ha tinto le sue ali di nero, le ha leggermente modificate per avere questo aspetto un po' più, diciamo, anche di angelo nero. Mm. Chiede l'inchino da bene. parte nostra. Allora, al posto dell'inchino io ho una mazza di carte speciali, ne estraggo una e dietro c'è scritta coglione, anche a lui. L'appiccico sulla sua fronte e questo è il mio inchino. Come osi. Vuole un abbraccio di una con l'anima? Vengo ad abbracciarlo? Stia attento però, eh? L'anima brucia, oltre che vola. Michela non è d'accordo di sicuro. Michela, sei d'accordo? Chiediglielo. È titubante in questo momento. Ok, allora abbraccio dopo. Seconda invitata, Bastet, la madre, la dea gatto. Yeah! Mm. Sì, sì. È come se fosse fuoriuscita da questa sfinge, Mhm. che ho visto come sua entità eterica, e ehm, insomma incuta anche una certa soggezione, diciamo. Mm. Quindi dobbiamo prostrarci, no?
Mm, Meno con lei. detto che tu gli devi fare le unghie. Devo farle le unghie. Allora, un'altra carta anche per lei. Yeah, cessa! Piazzata sulla fronte. E dire che a me i gatti piacciono. E Eppure lei dice questa che è la cessa. vera madre di Michela, perché Michela non ha avuto veramente una madre ed è lei la madre di Michela. Terzo, Amon-Ra. Amen, Amon-Ra. Eh, Significato di Amen e Amon-Ra. Salute a te, Dio Ra del sole. non sei degno di me. Non ti merito più. Mm. Nuova carta. Ah, aspetta, cosa devo fare per farmi perdonare? Lavami i piedi. Ok. Pepe. Nuova carta, bugiardo. Che non so, la vedo in inglese, liar, appiccicata sulla fronte. E infine il pezzo grosso. Chiamiamo il ciccionazzo bianco, la barba bianca e la panzona, Dio. Mm. Sembra un pizzaiolo. Mm. Pizzaiolo bullizzato. Lei, come Michela l'ha visto, eh, che in realtà io l'ho visto come Gesù crocifisso, tanto ha varie sembianze. Adesso appunto si presenta sotto forma di Gesù crocifisso e quella t-shirt che ha visto Michela indossare dal grassone è diventata la sua veste lacera, Che almeno qua ci prostriamo, no, Monica? Cosa ci chiede Dio o Gesù? il segno della croce. Il segno della croce? Ok, Mm. io gli do una carta. Baciami il culo. Me lo bacia? Ti dice che non devi avere altro Dio all'infuori di Ah. lui. Causa esoterica, Monica, dei sogni ricorrenti sin da bambina di queste entità. Allora, ovviamente lei è stata una bambina sola. Mm. Eh, la sua entità mentale in broglio ha fatto sì che lei, diciamo così, creasse anche ospitalità, no? Il giusto ambiente per questi tipi di entità e anche il fatto che si sentisse comunque ovviamente rifiutata, no? Dalla mamma, quindi le mancava l'affetto essenziale. Ehm, quando le entità trovano dei bambini così soli e fragili, insomma, è proprio l'ambiente ideale per loro, perché riescono proprio a creare un rapporto speciale con questi bambini che hanno bisogno di amici, hanno bisogno di presenza, hanno bisogno di forza, di sentire forza. E quindi loro viaggiano proprio a nozze. Monica, andiamo alla prima incarnazione e esistenza di Michela. Allora, per la mia visione non esiste la prima, che sono tutte contemporanee, quindi non c'è una sequenza. Lei ha parlato anche di karma mm, insomma, sono dei concetti che eh, mm, per la mia visione non sono esattamente corretti. Mm, Facciamo fatica, sì. mm. È Ehm, una grande innovazione. Mhm. le vite sono tutte contemporanee. Ci sono magari alcune vite che possono sembrare più grezze, più involute, più basiche, e allora ci può sembrare che quella possa essere una vita più vecchia, mm? Però in realtà, grosso modo, sono tutte sullo stesso piano e contribuiscono tutte quante alla nostra evoluzione. Quella che
non so cosa vorrebbe vedere lei. Una vita, secondo me, quella che vuole vedere lei è un po' simile a quella che lei ha presentato come immagine iniziale, in cui lei è una specie di creatura semiacquatica che vive prevalentemente nell'acqua. Secondo me è collocata in una di queste terre che stanno oltre il cerchio di ghiacci. Mm, Mm, quale? Ti viene un nome? mm, no, penso perché mi viene brother, fratello, però non so cosa c'entri. Vabbè, perché è la terra dei Mm. fratelli. Beh, c'è molta armonia questo, sì, c'è molto senso di fratellanza. Vedo che hanno tutti delle manifestazioni abbastanza diverse gli uni dagli altri, mentre noi tutto sommato, grosso modo, ci assomigliamo, no? Perlomeno, no? Abbiamo una testa, due braccia, due gambe. Invece qua sono proprio diversi morfologicamente gli uni dagli altri, però tutto sommato c'è un buon equilibrio, un buon rispetto. E lei la vedo molto più sott'acqua che sopra l'acqua. Avevi visto qualcosa del genere, Michela? Con l'acqua o ci ti trovi molto con l'acqua? Ok, ma Monica aveva l'anima, questa Sì, Michela, sì, sì, certo. era mezza ibridata con elementali più che Sì, con umanoidi, visto che mi parli di acqua, no? sì, sì. Era un umanoide, era un'entità rettile o cose del genere, mista umana o mista a elementali? Mm, allora, la vedo fisica, ok? Quindi diciamo che gli elementali sono più che altro eterici. Io lei la vedo fisica, cioè la vedo Mhm. tangibile proprio, materiale. E sembra più una donna pesce. Ma lei quando, questa donna pesce, quando nuota, entra in contatto con, pensa io stamattina sono stato in piscina, entra in contatto con, cosa che non faccio mai, una volta all'anno forse, entra in contatto con l'essenza elementale dell'acqua o nuota in piscina come ho fatto io? No, Eh, no, è come, infatti nell'immagine iniziale che lei ha proposto andava a sfiorare i coralli, gli anemoni, eccetera, ma non solamente per contattare la parte materiale, no, del corallo, dell'anemone o del pesce, ma anche proprio per dialogare con gli elementali che sostengono questo corallo, questo anemone, questo pesce. come si chiamava? Belinda, Come? Linda Linda? Belinda. Belinda. Ma visto che sono tutte contemporanee, Belinda è ancora lì. Certo. Mm. Monica, immagina di essere un drone con un'infinita pila, batteria. Boom, vola e dimmi, vai a trovare Belinda, dimmi dove passi. Prima alzati in volo, fino a che puoi. Patagonia. Vai in Patagonia. Ma Mhm. se sali verticale, cosa fai? Cosa succede? Sbatti? Ma tu dici per andare oltre Sì, la ma prima cupola? vorrei che tu andassi contro Ah, l'eventuale ok. cupola. Voglio capire se c'è una cupola. Ma non è, c'è la cupola, però io non la vedo uniforme. Ci sono alcuni punti in cui ci sono dei passaggi. Nella cupola. Sì, Altrimenti cosa c'è? Questo benedetto anello di ghiaccio sarebbe l'Antartide, anello di sì, ghiaccio. E c'è un sì, passaggio in Patagonia. sì. È l'unico. Per andare dove c'è lei forse è più comodo, però no, non è l'unico perché vedo poi di su verso la Groenlandia, diciamo, Mhm. e poi come fosse in fondo alla Russia.
Va bene, passiamo lì dal passaggio. Come è fatto questo passaggio? Cos'è? Un varco, un buco? È sott'acqua, è sopra l'acqua, ha due pareti, ci sono delle sentinelle, ci sono le due No, sì. sfingi della storia infinita. Allora, le sentinelle è come se fossero prima, cioè come se le sentinelle non conoscessero questo varco, no? Mhm, Quindi le mettono un po' prima. mhm. Se no se vanno. Come, boh, sì, come neanche loro sanno in realtà perché sono lì, ok? Loro sono pagati per stare lì, ma non è che vedono che lì c'è il passaggio, no? Mhm. Però, essendo che noi stiamo lavorando in eterico, è come se io avessi già superato le sentinelle, quindi sono in quello spazio tra le sentinelle e il È il varco passaggio. effettivo. Sì. Descrivimi il varco, sia sopra che sotto il mare. È un passaggio così o è un passaggio di dimensione? Quindi ci No, sarà non è di dimensione, sai? Non mi così, viene che è di dimensione, è una sì. forte corrente magari. Sì, c'è una forte corrente in una costa, diciamo così, del passaggio, Ok, in una entrata o in fiancata. uscita? La corrente viene di qua, sì, in entrata. Ah, entra acqua, quindi non esce Sì, acqua. entra, da quel lato lì entra, e poi fa così, Quindi ed da altri esce. passaggi esce? Ah Sì, no, fa un esatto. giro. Sì, esatto, bravo, fa un giro. Ok, le pareti cosa sono? Di ghiaccio? Mm, adesso no, però. Roccia. Sì, di terra e roccia. Ci sono alberi? Mm, degli arbusti. Non fa così freddo. Ora no, Mm, vabbè. Quanto è lungo questo canale? Chiamiamolo canale. 1134. Chilometri? Metri? Io penso metri Metri? o M- chilometri, dici? chilometri? 134 sarà? Boh, Bene. non lo so. Drone Monica vola, 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 arriva alla fine. Vai. Mi sembri 7-Eleven di Nanà. E questa terra, mm, dove c'è questa Belinda Michela, non è tantissimo lontano, da questo varco. È una delle prime terre che incontri dopo questo varco. C'è molto colore azzurro e verde, già dall'alto. Penso che ci siano diverse creature di colore azzurro. E poi c'è tanto verde e vegetazione. C'è Quanto è tipo una specie di grande? vulcano. Ma quanto è grande questa terra? A me sembra abbastanza grande rispetto ad altre vicine che sembrano decisamente più piccole. Mi dice che può essere grande quanto la Sicilia. No, aspetta, metà della Sicilia, dice. Metà della Sicilia. Grande. Quindi è piccolina. Adesso dipende da... Sono dei frutti strani, sembrano un po' noci di cocco. Oh, però sono verdi dentro. E La musica, c'è... che vibrazione c'è lì? È un po' difficile da spiegare, perché è come se... è un po' strano perché sento della musica, però allo stesso tempo ho la sensazione che ci sia silenzio. La vibrazione di Belinda, che è Michela in quella vita.
3.500. 3.500? Mm. Però si sta male qua, eh? Ci sono rettiliani? Possono esserci rettiliani o ci sono rettiliani? Sono i rettili. I rettiliani no. No. Ma perché non vengono a rompere le scatole anche qui? Perché gli abitanti Si vivono. bruciano, dice. Quindi qual Adesso è mi la risponde sostanziale Belinda. differenza tra la cupola Terra e la cupola Isola Brother, dove si vibra a 3500? Ehm, allora, noi neutralizziamo con la quiete e con la musica silenziosa. Ehm, quelle manifestazioni qui non possono sussistere, svaniscono, è controproducente per loro. Va bene, un messaggio di Belinda a Michela. Vivi la bellezza del silenzio e il silenzio non sia il tuo bavaglio, ma sia il tuo bagaglio. Ehm, aspetta, perché torna la bambina che eri qui, torna a gioire della vita in modo spontaneo. C'è un dono in fondo al tuo cassetto. Va bene. Monica, torna pure con il tuo drone corpo di qua. Mm. E andiamo adesso, quando al momento in cui da bambina, presumibilmente, lei non se lo ricorda, è successo qualcosa. Adesso ovviamente ha suscitato anche in me una sorta di insicurezza, rispetto a quello che io ho visto, perché lei l'ha rifiutato categoricamente. Mm. Mhm. Quindi io lo dico sempre, io posso sbagliare. Poi Mm. ci sono linee temporali, Michela, dalle quali tu ti puoi essere staccata, quindi il ricordo non c'è più di tanto, l'effetto Mandela, ci sono mille fattori. A noi interessa il risultato, dobbiamo capire tutta la tua questione complicata sentimentale, l'anoressia da giovane. Che secondo me non è solo legata alla questione materna, lo è in parte, però è come se fosse che questo abbandono che lei ha avuto è stato da parte della mamma, ehm, però è come se lei fosse a un certo punto come non del tutto custodita. Mhm. Eh, non so se questo uomo è tipo uno zio o si propone come uno zio o un qualcosa del genere, capisci? Che si rende conto del fatto che lei è, tra virgolette, una bambina. eh, mm, Non custodita, non sorvegliata abbondantemente come dovrebbe. sì,
La nonna fa Esatto, quello che può, la nonna a volte non c'è, la mamma ha dei problemi di sì, depressione postpartum. Ok. sì. E per come ho io la visione, il padre non è riuscito a colmare la mamma, in questo periodo qua, perché sarebbe potuta crearsi una dinamica così, no? Non ha avuto del tutto la forza, ok? Quindi c'è stato, come dirti, questo momento scoperto. A me viene tipo che lei aveva 8-10 anni. Non è successo un qualcosa di veramente grave, ok? Da arrivare, assolutamente no. Ma è come se avesse rafforzato la sensazione proprio di essere sola, ok? In balia di un uomo. Mm. Cosa gli avviene a livello energetico? È come se diventasse nemica dell'uomo. E infatti, curiosamente, lei ha, nella prima volta della sua vita, la prima esperienza sessuale, è stata proprio con un uomo molto più grande di lei, esattamente come poteva essere qua, in questa stessa circostanza. Un uomo che si è comportato in maniera molto brutale, un uomo già impegnato, cioè molto molto simile a tutte le caratteristiche che io ho visto di questo uomo che si proponeva come zio, tra virgolette. Mm. Ehm, Si è formato uno schema e quello schema si è riproposto. sì, si ripete una cosa per cui quello là, che è dall'altra parte, è un nemico Mm. e lo è, da diversi punti di vista, ma in ogni caso quel nemico ti farà sempre male. In ogni caso quello là non è dalla tua parte e quindi anche i suoi partner che ha avuto dopo non erano dalla sua parte, erano lì per usarla momentaneamente e poi per dirle che lei non era abbastanza per loro. Mm. Bene, Michela, siamo qua per analizzare questa situazione. Indovina un po' la prima, ma anche l'ultima volta. Poi di questa cosa te ne devi completamente liberare anche tu nel pensiero. Quindi magari rivediti la sessione 2 o 3 volte nei prossimi giorni, poi basta. Se no, sei di nuovo lì che ci ripensi, che ci... Lo abbiamo visto. Il ghosting delle storie, le storie che sono sterili in qualche modo, lei che si dà molto, dopo un po' viene ghostata, no? Sì, Perché di là non c'è un alleato, di là non c'è un potenziale compagno della vita, c'è un di là nemico. c'è uno, sì, che ti deve far soffrire e lo può fare ignorandola, lo può fare facendola sentire non all'altezza di lui, vari modi. Monica chiama l'essenza del maschile, Per lei è suo papà, chiama suo padre, disincarnato, mancato da una ventina d'anni. anche se non è la stagione, lui viene con una coperta, perché è come a crearle proprio una protezione, un abbraccio, una, una sicurezza, un qualcosa di confortevole, del calore. Questa figlia mia non ha ricevuto abbastanza calore umano. Allora è tanto forte e tanto corazzata. E che fa? Sembra che la tratti un po' come una bambina, le mette la coperta, poi vedo che le taglia un panino, le mette del prosciutto, forse, dentro il pane, le prepara tipo una frittatina, un omelette, una cosa del genere. Poi dice che deve bere anche 2 dita di vino, così si tira un po' su.
Poi non ho capito perché parla di una faccenda pratica e dice non ti preoccupare di quella cosa lì, come se fosse una specie di seccatura, eccetera. Ma no, non ti preoccupare che si risolve. Poi boh, si riferisce a una bolletta, non so, una cosa da pagare. Poi vedo che è come se girasse la manopola di una cassaforte. È come se poi da questa cassaforte uscisse dell'acqua. Ed è come se lui dicesse a lei: lasciati andare, liberati, apriti. Apriamola questa cassaforte. Quali sono i numeri dei etichetti da usare? Verso destra, verso sinistra? Forse non ho detto 555. 5 a Sì, destra. 5 a sinistra, 5 a destra. Ma che genio! Ma lui ride. Il prefisso finto dei telefilm americani degli Sì. anni 70, 80, 90. Non so perché poi mi fa vedere il numero 2 e il numero 12. Non so se gli piace giocare così con i numeri, perché ma ho voluto parlare dei numeri, cassaforte. Gli dice: io mia figlia la conosco e non è proprio così come si mostra al mondo. E mia figlia è una delle donne più generose di questo creato, ma ha tanta paura di essere generosa. Quando ehm, può, ha una sottile e tagliente ironia, anche nella penna, anche nello scrivere. Io e lei siamo di intelletto, dice. Siamo gente di intelletto. Poi mi offre tipo, cioè non a me, a lei anzi, una piantina di cactus con i fiori, fucsia. Ah, e le dice che lei si deve ricordare che oltre a essere la parte spinosa è anche la parte fiorita. Dov'è il papà? Il padre è già nel portale aureo, però in effetti ha un movimento di entrata e di uscita. Perché lui dice anche che nella fase pre-sonno e sonno ama comunicare con lei, perché lei lì si lascia davvero andare. E anche in alcuni momenti in cui lei è sola con se stessa e con della musica e con il gatto che gira intorno. E il gatto lo vede. Lo vede il Lui mi gatto. vede, lui mi vede, lui mi vede quando mi siedo sul letto, quando sono accanto Al frigo? al frigo, vicino al balcone anche. Perché la va a trovare il padre?
Lei ne ha molto bisogno. Sono l'unico vero uomo di cui si fida. Però bisogna fare un passo. Ecco, bisogna fare un passo. Quindi chiediamo al papà di sdoppiarsi o comunque di far uscire da sé l'essenza del maschile. Adesso mi viene il suo gatto, l'altro maschile di cui si fida. Lei ha molte resistenze, molte anche timori, Sì, del maschile. ma non deve Eh, personificarlo, deve eh, solo vederlo come energia. Adesso viene un albero, per esempio. Oh, benissimo. Cosa si fa con gli alberi? Si abbracciano. Ottimo. Lei vuole anche salire sopra l'albero. Sì, si fa sostenere dall'albero. Sì, sale, è un albero molto forte, con dei rami che possono accoglierla, sostenerla e lei si siede su uno di questi rami ed è come se fosse quasi su un'amaca. Si riesce anche a sdraiare. Qui si sente accolta e sicura. Sa che non cade, sa che nessuno di questi rami si spezza, sa che è protetta da tutta la chioma di foglie. Ok. Monica, aspettami solo un secondo, arrivo subito. Che albero è? Mi dice un acero. Ok. Lo salutiamo il papà, ma prima lascia un messaggio finale a Michela. E coltiva l'amore e non più la paura. Ho visto che mettevi un seme per l'amore e tre semi per la paura. E allora vedo che lascia sul palmo della mano di Michela solo semi d'amore. E lei chiude la mano per stringere forte questi semi. I tre semi. Sì, quelli della paura non ci sono più, sono stati convertiti dal padre in semi d'amore. Sì, sì, ma quanti sono questi semi d'amore? Sono tanti, Tanti. gli dà proprio una manciata, sì. Benissimo. Vuole lasciare un altro messaggio a qualcun altro, per esempio alle altre due figlie, alla moglie? Mm. Alla moglie dice proprio non c'è più nulla da dire. Per le altre due figlie è come se lui sentisse che loro hanno una sensibilità diversa rispetto a Michela, però ci tiene a sottolineare che per lui l'amore è uguale ed uniforme. E vedo che accarezza i nipoti. Va bene, lo salutiamo, va nel portale Aureo o torna nel portale Aureo? Certamente sì. Come? Torna. Sembra una... Sì, torna, sì, sì, torna, è come se fosse una lucciola. E lo chiudiamo.
Beh, Monica, insomma, circa l'attività, diciamo, contro il sistema di Michele abbiamo già parlato in quella mini indagine. C'è da aggiungere qualche cosa? Lei alla fine è allergica alle bugie del sistema corrotto, eccetera, si è fatta dei nemici politici e si è praticamente fatta cacciare per sempre da tutti i social. Allora, lei sicuramente ha bisogno di proteggersi. Quindi, nel caso in cui dovesse avere ancora occasione di poter scrivere, no? eh, delle cose antiregime, antisistema, eccetera, è necessario che chieda protezioni, Mm. perché altrimenti lei si va a scontrare con delle entità, con delle forze che sono molto più grandi di lei. In special modo mi fa vedere come se lei potesse essere protetta dalle api e dal miele. Ok, Mm. quindi è come se lei potesse ehm, scrivere quello che scrive in presenza di un vasetto di miele con cui prima ha fatto una specie di dialogo, di accordo di protezione. Ok? Quel Mm. miele che in realtà è rappresentativo di tutte le api che aspirano esattamente come lei a verità e libertà. Quindi lei mette lì simbolicamente questo vasetto di miele sulla sua scrivania, a protezione e a collaborazione, perché loro collaborano, creando proprio come una specie di scudo protettivo per i suoi contenuti. Va bene. Però non da mettere semplicemente così piazzato il vasetto di miele, ok? Ma di esprimere l'intento preciso di connessione. Monica, cluster, vediamo come si presenta quello specifico di Michela. Mi fa vedere tipo una specie di, credo che sia un caterpillar, un trattore, una cosa del genere, con tutto un terreno smosso e abbandonato però, come se questo fosse stato fatto molto prima, molti anni fa, e poi è Buttato rimasto lì. tutto Mm. così. Sì, sì, sì. Mm, Non le piace. Non le piace quello che vede. Lei preferirebbe vedere un campo in cui c'è erba verde e tanti fiori, per cui sceglie di buttare tutto questo che abbiamo appena descritto dentro il portale definitivo Mm. e sceglie proprio di fare un ad eternum come se fosse un prato. È quasi un quadro, direi, no? Perché mostra il prato tinteggiato di vari colori, sormontato da un sole. Avatar? Sembra una bambinaia, vestita da bambinaia, c'ha tutte le fasce per tenere bambini anche piccoli. Lei dice che non vuole più farsi, diciamo così, dominare da quella che poteva essere stata la sua tristezza o il suo senso di abbandono, di non comprensione dell'infanzia, tutte le carenze che ha avuto. Via, no, dice basta, non desidero più che mi condizionino. Quindi butta via tutto in un portale definitivo. E Bagaglio? finalmente soddisfatta, eh? Bagaglio resta bagaglio? Era bavaglio, dici il Era progetto? bavaglio, sì. Sì, Ma era no, bavaglio o bagaglio? Perché io ho scritto bavaglio, poi ho scritto bagaglio perché e prima la però avevamo detto Belinda, Belinda. Belinda gli aveva detto che il tuo bavaglio sia un bagaglio, non so, Però qualcosa del quando tu hai genere. detto il progetto, io ho capito bavaglio. Poi l'ho corretto dopo poco che hai detto bene bagaglio e poi è venuta fuori con la Belinda il bavaglio anche, vedi te. Bagaglio, sì, certo, c'è questo gioco di parole bavaglio e bagaglio, sì, sì, sì. No, adesso è proprio eh, qualcosa di sconfinato, lei mi fa sentire proprio il senso di espansione e di libertà. Sempre il nome della PS è Neve? Ah, Neve, ho capito adesso.
eh, È Linda. brillante. Sì, Pie sale. sale rimane, sì. Le quattro entità che nomino con la loro carta sulla fronte, coglione, cessa, liar e baciami il culo, esistono ancora? No, No. In altre parole, il leone, l'albatros, il maiale, Gesù e la Sfinge esistono ancora? no, Organizzazione, imbroglio e soppressione, le tre mentali. no. Gli impianti sono caduti, spariti o sono ancora lì? Li ha proprio tolti lei, vedo proprio con le mani, li ha fatti cadere. Bene. Gran Grosso. segreto, Michela, altro eco. Tutto questo l'hai creato tu. I quattro scemi, i sogni, eventuali abduction che non analizziamo più perché non ci interessano, le entità mentali, le entità eteriche, tutto l'hai creato tu. Allora, le cose sono due, ti puoi dare della povera scema adesso, oppure ti puoi dire la cosa più importante, sono io il creatore. Io creo tutto. Creo, disfo, forco, faccio tutto io. E infatti oggi con questa sessione sei entrata in una nuova linea temporale, quella di Michela, nuova, New Michela, che da 3,5 di vibrazione è passata a quanto, Monica? 255, Consapevolezza, 169, anima, 48, vite, 1877. Belinda Cessi, Sì, cervello, 10,2. buono, abbiamo sforato il 10, superato il 10, sì, suscettibilità ipnotica, valore più scarso forse se vogliamo. 61, Wow, doppio. Ed è già in zona sessione diretta possibile, se la vorrei fare. 3D, 32, dimezzata anche questa, vivacità animica. 98. Bene, margini di miglioramento ci sono sempre, ma come prima sessione Michela è una prima della classe. E quindi il cinema non l'abbiamo neanche chiamato perché è secondario sapere che per la sua storia personale, che ha due sorelle, che PPP e che PPPA e le loro vite sono le loro. La madre abbiamo visto era relativamente importante, ma in ogni caso madre e sorelle come le vedi? Importante per la sua storia. Oddio, la mamma mi è venuta tipo con una stampella, però potrebbe anche essere simbolico. Le sorelle, cioè quella che ha i figli, è come se fosse molto vivace, molto festeggiante in questo momento. L'altra è più tranquilla, ma è molto sorridente. Mhm. Ehm, Poi vedo che intorno a Michele c'è uno scoiattolo. Uno scoiattolo? Sì. Chi è? Come se fosse lo scoiattolo a portare la noce a lei. Ah, noce cervello? Ah, come fosse fidati. Fidati. Ah, ok. Messaggio finale di Michela a se stessa. Ah, vivo in maniera rilassata, distesa, fiduciosa. Ah, colgo gli aspetti meravigliosi di questa vita e l'ombra si dissolve. La vedo proprio così, rilassata,
che si sta dondolando su un'amaca e intorno a sé ci sono dei fiori bianchi, sembrano delle calle, delle campanelle grandi. E tu come la vedi, Monica? ehm, Tranquilla e desiderosa di approcciare la vita in una nuova modalità. Sempre vibrazione a 2,55? Sta sfiorando i 300. Benissimo. Abbiamo finito, Monica. Disconnettiti da tutto e tutti.